Ai ai. Ai 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 ai. Ai ai. Ai ai. Buongiorno bellissimi, è il 21 aprile e come potete constatare non mi trovo in Friuli, non sto lavorando sullo scolobus, ma ho deciso di fare una piccola pausa, una settimana / 10 giorni, per accompagnare il mio caro amico Nazare Onesta, Zanzi, che da quasi un anno ormai sta camminando in giro per l'Europa. È partito dall'Italia, è andato verso est, poi dopo Turchia, Romania, Moldavia, Ucraina, è tornato verso ovest e ha raggiunto l'Ungheria. Quindi ci siamo trovati qui a Budapest e adesso cammineremo insieme per forse 200 km, forse qualcosina di più. Quindi la prima direzione è Bratislava in Slovacchia e poi vediamo se riesco a stare con lui fino a Vienna in Austria. Però la cosa particolare di questo video è che vi mostrerò tutti i retroscena, quindi ci sarà qualche ripresa rapida delle cose più belle lungo il percorso, ma la cosa su cui mi voglio focalizzare di più sono le parti, diciamo, pratiche, logistiche, come ci organizziamo, dove ci fermiamo per caricare le batterie, per andare in bagno, come calcoliamo il percorso, dove mettiamo le tende, tutte queste cose che di solito passano un po' inosservate nei video o che non vengono proprio registrate. E quindi vi faccio vedere un po' di scene nascoste del grande Nazare Onesta, i trucchi del camminare a piedi così tanto, e vediamo cosa ne salta fuori. Mi ho rubato la nota. Mi hai tolto le parole di bocca. Siamo partiti da 5 minuti. No, nemmeno, 3 minuti, però dobbiamo prima di caricare le batterie. Siamo super carichi, abbiamo dormito in appartamento, quindi abbiamo potuto fare una doccia, caricare tutti i power bank, telefono, action cam, drone, quindi siamo assolutamente organizzati. Adesso sono le 11 di mattina e in questo momento ci troviamo nel parco Városliget, ancora a Budapest. Dobbiamo andare verso Strigonio. Strigonio, che sarebbe al confine con la Slovacchia. Quindi metà di questa giornata ci servirà per uscire dalla città e lo scopo è proprio quello di uscire dalla zona, diciamo, abitata per trovare un punto di sosta in mezzo alla natura. 11:30 ed è la seconda pausa bagno. Allora oggi ce la prendiamo con tranquillità, siamo ancora in città, facciamolo. Mezzogiorno e mezzo, abbiamo raggiunto Árpád híd, per gli amici Arpi. Híd vuol dire ponte a questo punto. E con questo ponte attraversiamo il Danubio e ci lasciamo alle spalle la città. Oh, cos'è che dicevi riguardo alla pioggia? Che si sente puzza di pioggia, c'è un po' di vento freddo e un botto di macchine che ci stanno raggiungendo, sono tutte completamente bagnate. Non è detto che la prendiamo, ma la probabilità è abbastanza alta. 1:20, abbiamo fatto poco più di 10 km, no? E facciamo la quarta pausa della giornata per mangiare e approfittare di questo riparo per far passare la pioggia. Non è tanta, ma magari poi camminiamo più tranquillamente. Mi piace viaggiare con Simone, mangiamo che è una bellezza. Senti gli uccellini, no? Ci stiamo avvicinando alla natura più selvaggia. Più Slovacchia. Sono le 4:10 e dopo la pausa kebab praticamente non ci siamo mai fermati. Siamo a 22 km percorsi e mi sa che oggi ne facciamo in totale una trentina, perché ci piacerebbe superare il confine con la Slovacchia domani. Tra poco raggiungiamo un supermercato dove prenderemo la cena e faremo una piccola pausa e infine faremo gli ultimi 5-6 km. Zanzi ha allungato un po' il passo perché penso voglia raggiungere il punto di sosta prima che venga buio e comunque il prima possibile per poter fare l'editing dei video. Sono le 7:40, abbiamo raggiunto il punto di sosta, adesso metteremo giù le tende e domani si riparte da qua. Siamo stati un po' di più del previsto perché siamo arrivati abbastanza in alto, non c'erano molti punti pianeggianti. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Lisa, che rimarrà con noi
anche domani, camminerà insieme a noi e poi vediamo magari anche qualche giorno in più. Adesso niente, tenda e nanna e cena. Zanzi che rende il terreno pianeggiante per poter mettere la tenda. Che schifo. Ciao faccia. E sono le 9:20 del secondo giorno, ripartiamo. Abbiamo fatto sveglia verso le 8:30. Zanzi era già in piedi, ovviamente, sistemato le tende, mangiato un ovetto e adesso si parte. Prima destinazione? Scendiamo giù, se riusciamo, se non cadiamo. Undici e mezza, prima pausa, non abbiamo ancora raggiunto il baretto, ma abbiamo un po' di cibo che Elisa ci ha portato ieri sera. Banana! Facciamo un combattimento di banane. Abbiamo anche trovato delle prese per caricare un po' i power bank. Alla fine abbiamo raggiunto il baretto adesso che è quasi l'una e per fortuna che c'è Lisa, se no non saremmo riusciti a farci capire. Non avevano esattamente i classici tipi di caffè, ma abbiamo combinato qualcosa con un filo di panna, quella in vaschettina. Però oggi non raggiungiamo un altro paese. No, oggi ci fermeremo in questa zona qua, quindi a 10 km da questo paesino qua. Che è sul confine con la Slovacchia. Sì. E quindi, dato che dopo non raggiungeremo nessun paesino, adesso facciamo anche un salto in un supermercato e prendiamo la cena di oggi e io e Elisa prenderemo anche la colazione di domani. Zanzi no, perché lui per qualche motivo riesce a svegliarsi e a farsi 10, 15, 20 km senza mangiare e bere niente. Ecco, un'altra cosa che voi non sapete è che Zanzi beve tantissima acqua frizzante. Non è che non faccio colazione, che semplicemente ho fatto così tanti percorsi dove non ho trovato niente di niente lungo il cammino e il corpo si è abituato, il metabolismo si è adattato e quindi la mattina quando mi sveglio sono già pieno di energie e posso camminare senza problemi fino a fine tappa, dove poi appunto mangio tanto. Quindi diciamo ho cambiato un po' lo stile durante la giornata e per quanto può sembrare strano io mi trovo benissimo, sto benissimo e faccio anche 40 km di media al giorno. A te studio. A voi studio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Sono le 3:30 e siamo giunti al punto in cui iniziamo a guardare a destra e a sinistra per trovare un punto di sosta. Il problema principale è la pendenza, che è tutto in discesa e quindi è difficile trovare un punto dove mettere la tenda. Però è meglio adesso, perché altrimenti ci avviciniamo troppo al paese e poi dobbiamo superarlo per trovare qualcosa. Ho un'idea. Allora, qui vedo che scendiamo, solo se scendiamo. Se ritorniamo indietro e andiamo da quella parte là, vedo che il bosco non va più in alto, quindi ci sarà una piccola salita e poi tutto piano, in mezzo agli alberi. Sicuro al 30%. Vale la pena provare. Sì, c'è connessione? Adesso vedo un attimo. Sì, dai. Più che altro mi serve l'upload. Sì. Dato che ci siamo fermati molto presto, oggi vi mostro un metodo per lavarvi in cammino, però senza sprecare acqua, utilizzandone molta poca. Ovviamente non è comparabile a una doccia, ma si fa quel che si può. Quindi semplicemente vi serve un asciugamano, anche un pezzetto molto piccolo va bene, che bagnate con l'acqua e in concomitanza con il punto in cui avete messo l'acqua ci spalmate un po' di sapone e usate direttamente l'asciugamano bagnato sul vostro corpo. L'effetto finale comunque è
top rispetto a ovviamente nulla. Sono ancora alle 4:30, ma praticamente la giornata finisce perché adesso Zanzi si è chiuso in tenda per fare l'editing e la pubblicazione dei suoi video. Noi iniziamo a mangiare qualcosina e poi probabilmente ci metteremo in tenda presto per andare a riposare. E ci vediamo domani. È il terzo giorno, sono le 7:30. Oggi ci siamo svegliati un po' prima noi perché ieri abbiamo notato che Zanzi ovviamente è più veloce a prepararsi per partire. Buongiorno, io Regelt. Ieri tra l'altro nel pomeriggio dalle 4:30 fino alle 7 Zanzi ha passato un sacco di tempo per l'editing e per cercare di pubblicare il video su YouTube. E dato che qua non c'era buona connessione, non tanto buona quanto sperasse, si è spostato in cima alla collina e ha aspettato là fino a penso le 9 finché il video non si è caricato. È un bel lavoro. E poi è tornato giù, ha mangiato un po' in tenda e si è guardato la premiere in tenda al calduccio. Il ginocchio meglio. Già ieri ho notato che i primi 30 km hanno avuto un forte impatto sulla mia anca destra. Come potete immaginare, dopo tanti mesi senza allenamento fare un cammino così non è semplice. E oggi invece sento il ginocchio sinistro che è già dolorante. Cerco di mantenere il passo, di non rallentare troppo Zanzi e di vedere se il fisico riesce a recuperare mentre andiamo avanti, mentre camminiamo, ma non ne sono sicurissimo, quindi inizio ad avere dei dubbi che non riuscirò a raggiungere Bratislava o Vienna e dovrò fermarmi un po' prima. Vediamo. Adesso sento il collo del piede che si sta lentamente infiammando, o almeno ieri sera lo sentivo, stamattina già meno e ho messo un po' di crema all'arnica. Vediamo se riesco a stare con lui almeno fino a Bratislava. Sto lavorando, non sto giocando. Com'è il caffè? Sono quelli in polvere, buoni. Buono. Mi piace. Sì, dai. E qui, come sempre, abbiamo messo in carica. Questa è la fototrappola notturna. Powerbank mio, powerbank di Zanzi, telefono. Qui abbiamo le prese. Ne abbiamo trovate tante. Mi ricordo che quando camminavo in Francia mi chiedevano €1 per caricare le cose. Qua invece nessuno chiede niente, sono molto gentili. Ore 10 ripartiti. Sono le 3 e stiamo facendo l'ultima pausa della giornata, molto probabilmente, o comunque l'ultima lunga pausa. Ci siamo fermati in un ristorantino perché Zanzi non aveva ancora mai assaggiato il guyash tipico dell'Ungheria. Come ti sembra? L'hai già assaggiato? Ancora no, Assaggialo. Molto buono, mi piace. Comunque abbiamo raggiunto Strigonio e Esztergom in ungherese e quindi dopo pranzo attraverseremo il confine e saremo in Slovacchia. L'ho chiamata Bucarest. Ciao! Siamo in Slovacchia! Sei contento, Zanzi? Adesso vuoi chiudere? Ah sì, sono felicissimo. La valuta qui è in euro, non dobbiamo né prelevare né cambiare soldi. Grazie, buon uomo. Un'altra cosa che nei suoi video non penso che vediate è che poco prima del punto di sosta lui fa la spesa e dopo un'intera giornata di camminata si fa l'ultima tratta con la borsa della spesa in mano. Lì ci saranno almeno altri 3 kg
e non siamo neanche sicuri di trovare subito un punto di sosta fortissimo. Ti soddisfa? Ma sì, siamo abbastanza nascosti qua. Che mi piace. Il metodo principale per trovare questi posticini così tranquilli nascosti è molto semplicemente con Google Maps in modalità satellitare. Non ti piace? No, è pieno di buche. Ci sono troppe buche. Cambiamo. Banana. Banana. Il metodo. Ultimo update della giornata, sono le 7 e abbiamo deciso di fermarci qua dove vi ho mostrato prima. Zanzi ha trovato un punto con meno buche e noi siamo in bella vista, quindi se domani mattina passa qualcuno a dirci qualcosa dovremo sloggiare rapidamente. Zanzi si è già rifugiato in tenda per editare e dormire. Puoi aprire se vuoi. Posso aprire? Sto praticamente preparando una live per stasera prova con una fototrappola che ho fissato lì sopra, così mi riprenderà i rumori mentre faccio scorreggio altro e i video mentre esco fuori a fare la pipì. Se E capita gli anche qualche animali. animale. Sono bravo, Simo. Zanzi non sembra, ma è un staccanovista. Adesso veramente lui continua così finché non ha finito, poi mangia chiuso nella tenda e nanna. E ci vediamo domani? Sì, domani. E noi ci vediamo domani. Sono le 10:30 del giorno 4 e la tappa di oggi in realtà inizia adesso. Ci siamo svegliati alle 7:30, siamo andati in direzione di un benzinaio. Abbiamo avuto un attimo un intoppino perché io ho avuto una notizia stressante, cioè che probabilmente a Treviso mi avrebbero rimosso la macchina da dove l'ho parcheggiata e per fortuna è tutto a posto. E nel frattempo Non c'è più Lisa. Lisa ha trovato un modo per tornare in direzione di Esztergom e da lì a casa a Budapest. Ma in realtà è meglio così perché ci saranno 16 km di strada asfaltata, trafficata. Ha visto la parte diciamo più naturale e bella probabilmente di questo percorso. Esatto. E adesso noi facciamo La desolazione di Simo. la desolazione. Bella, Stato bravo. bella la foto. Chi te l'ha fatta? L'ha fatta Lisa. Comunque pausetta al bar di nuovo. È mezzogiorno e mezzo e siamo qui già da mezz'oretta. Quanti chilometri abbiamo fatto? Il video con te sta andando malissimo. Proprio male. Ragazzi, guardatevi i video, cioè con Simone, porca miseria. Comunque abbiamo fatto a malapena 6 km. Invece di fare la strada dritta e asfaltata facciamo quella un po' più campagnosa perché sono solo 30 minuti in più. Sono 40 minuti in più, però sì, dovremmo riuscire a fare questo percorso tutta campagna. Unica cosa, adesso cerchiamo il prossimo paesino da raggiungere, che sarà Buc, questo scritto con le lettere, e ci riforniamo e via. Ma tu usi sempre Google Maps per No, andare? assolutamente no. In queste zone dove c'è più strada, meno campagna, Google Maps, perché alla fine non ci sono tanti percorsi, la maggior parte sono privati. Quando invece c'è più montagna o altro, vado un po' alla cavolo di cane, guardando direttamente le mappe, come si dice quando sono mappe più visibili? Le mappe con tutti i sentieri e i percorsi. Le mappe con tutti i sentieri e i percorsi. Caduto. Timo, devi essere più veloce. Ore 5 abbiamo raggiunto l'ultimo paesino della giornata e abbiamo anche già fatto la spesa. È stato divertente perché abbiamo avuto una lunga conversazione con un misto tra ungherese e slovacco, ma non è molto chiaro ciò che Io me ne sono detti. uscito fuori. Quanti chilometri abbiamo fatto di fila 20 dopo l'ultima pausa? Dopo l'ultima pausa abbiamo fatto 14 km di fila. Quindi una bella rovetta. Per me è stato parecchio stancante anche perché c'è un po' di sole e abbiamo bevuto poco. È una cosa che non si nota dai suoi video, ma non è solo la quantità di chilometri che percorre Zanzi, ma anche il modo in cui li fa. E oggi, come nei giorni scorsi, siamo andati piano rispetto alla sua velocità di marcia. È stressante anche fare lo stesso percorso per tanti chilometri, stanca molto di più. Dici tipo asfalto con Sì, tante sì, macchine. Adesso appunto abbiamo fatto la spesa, quindi siamo pieni. Ho usato il metodo di Zanzi, quindi oggi anch'io ho la borsa e ben 2 bottiglione piene di liquidi.
Lui fa così tutti i giorni e si beve 3 litri di qualcosa ogni sera, quindi vediamo se funziona, mi fa sentire più idratato domani. E adesso andiamo avanti così fino al punto di sosta. Sono le 6:30 e abbiamo raggiunto la fine della giornata. Dopo la spesa abbiamo camminato ancora meno di 1 chilometro, abbiamo raggiunto questi laghetti dove dei signori del posto ci hanno spiegato in un misto tra ungherese, slovacco, inglese e italiano e tedesco che potevamo mettere le tende, quindi top. Abbiamo già mangiato, abbiamo già piazzato le tende e Zanzi è già entrato dentro per iniziare con l'editing dei suoi video. In totale abbiamo fatto circa 25 km, quindi anche oggi una tappa abbastanza lunga ma non estremamente lunga. Però questo tipo di terreno, quindi per lo più asfalto, ha un forte impatto e oggi non mi fanno male le anche né il collo del piede, ma le ginocchia le sento tanto. Ho avuto la tentazione nel primo distributore di benzina di acquistare una crema di quelle per i dolori muscolari e articolari, ma non sono molto non sono proprio un amante di questi prodotti perché ho l'impressione che ridurre il dolore fa sì che io rischi di sforzare troppo e quindi poi magari rischio di creare un danno che non mi aspetto perché non ho la capacità di ascoltare il mio corpo, anche se al tempo stesso l'azione antinfiammatoria ha senso. Non lo so, devo ancora capire bene questo mio punto di vista. In ogni caso sono ancora in dubbio se riuscirò o no a raggiungere Bratislava, anche perché adesso è subentrato un altro discorso che è il mio rientro. C'è una sorta di imprevisto per cui dovrò rientrare prima e quindi devo capire con treni e aerei se ce la farò. E vediamo. Intanto ci vediamo domani. Ed è il giorno 5, sono le 7 e siamo pronti. Banana. Banana. Oh, oh. English, Spanish, italiano. Deutsch. 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 Oggi facciamo colazione in una bellissima ferramenta bar e Zanzi si è già fatto riconoscere per infilare la presa di corrente in mezzo alle biciclette. Però fanno i cappuccini. Adesso diventa sempre più semplice viaggiare, mi sto rendendo conto che a differenza degli scorsi anni c'è una cosa che aiuta tantissimo, cioè le batterie, power bank, caricatori da muro, perché prima sì, si caricava il tutto, ma in maniera lentissima. Adesso fanno cose che caricano in 10 secondi Il caricabatteria. e carica batterie. Vai via come un uccellino spensierato per la tua strada. Perché prima ti fermavi. Prima dovevo fermarmi 2 ore, non potevo portare con me il drone, c'avevo il pannello solare su, invece adesso si va, power bank gigantesco da 100.000 mAh, che adesso è così, invece di così, e tutto veloce. Questa è una mia idea, praticamente abbiamo il deodorante per le ascelle, non l'ho buttato quando è finito, ma l'ho riempito togliendo la rondella con del concentrato o che ne so, sapone di Marsiglia che non fa schiuma per lavare i vestiti. Quindi sulla parte interessata, l'intimo, le ascelle, lo facciamo un po' e si lava il tutto. Banana. Molto triste Cosa triste? perché va male tutto. Tutto va male, cosa va male? E il canale va male, non funziona niente qui. Uno dei problemi anche di questo viaggio qua, perché siccome mi sostengo in parte con YouTube, è l'algoritmo e la connessione che purtroppo cambiando lo stato le visualizzazioni scendono parecchio, quindi non siamo tutelati, ma facciamo uno sforzo gigantesco per creare e montare il tutto e alla fine per colpa di un algoritmo o della connessione non funziona niente. Ma tipo un esempio di questi numeri, quanto cala quando passi da uno stato all'altro? Adesso sono calato più o meno di 5, 6, anche 7.000 visualizzazioni, quindi quasi il 40%. E il problema è che poi riottenere queste visualizzazioni richiede tantissimo tempo, perché appena metti il video, YouTube, anche Instagram e tutto il resto indirizza
il video ai non iscritti del posto, ma siccome nel posto qua non ci caga nessuno, automaticamente va giù. Colpa tua. I ristoranti ci vado soltanto quando ci sei tu. No, veramente. No. È che oggi non sapevamo, ma i negozi sono chiusi, quindi ci tocca mangiare qua. Sono le 6 e abbiamo raggiunto anche oggi il nostro punto di sosta. Come tutti i giorni praticamente ci fermiamo sempre poco prima del prossimo paese, del paese successivo. Da qui ci sono circa 2 chilometri per raggiungere il prossimo paesino. In questo modo domani mattina, anche se non abbiamo con noi cibo e bevande, stiamo un attimo a raggiungere appunto un bar, un benzinaio, insomma un luogo dove prendere un caffè, dell'acqua e poi ripartire alla grande. E il bagno, importantissimo per Zanzi. Comunque le tappe che vi sto mostrando in realtà sono solo una parte del viaggio di Zanzi. Questa è una parte anche molto facile da quello che ho capito. Quando hai percorso Romania, Moldavia... Sì, è stato molto più complicato. Anche temperature sotto i 15 gradi, poi vabbè abbiamo fatto tanti tratti di montagna, poi la media è molto più alta di adesso. Questo è stato un tratto turistico. Sì, E più avanti... locali. E più avanti avrai anche l'inverno in Scandinavia, Sì. Norvegia, Finlandia. Cos'è che ti preoccupa di più? I soldi, Simo. C'è il cappello che costa 800 euro. Ma si fa. Ci avvicinavamo a troppo ieri, potevamo venire a mangiare qui stamattina e anche ieri. Cosa ho detto, Simo? Dormivamo direttamente dentro, Sì, dentro la benzina, abbracciati agli hot dog. perché ieri sera alla fine abbiamo saltato la cena dato che era tutto chiuso e quindi dopo il ristorante non abbiamo trovato un piccolo supermercato o un posticino dove rifornirci. Siamo affamati. Ore 10:20, siamo nel secondo baretto della giornata. Nel primo non abbiamo trovato prese di corrente, quindi qua Zanzi si è già predisposto bene per caricare tutti i device. E caffettino e via. Oggi c'è un risvolto inaspettato, ma ve lo dico dopo. Come in Ungheria. Non dirlo, non è tornato. Un viaggio. Buon viaggio. A te buon viaggio. Ciao Zanzi, stai attento alle ginocchia. Anche tu. Bene, e questa avventura è giunta al termine. Adesso io rientro verso Budapest e in un paio di giorni devo volare a casa, ma soprattutto le ginocchia hanno iniziato a farmi tanto male negli ultimi 2 giorni. Ho cercato di mettere la crema, di tenerle calde, scaldarle prima di iniziare a camminare, ma il tipo di terreno, le scarpe da trekking sull'asfalto non vanno proprio benissimo. Il mio zaino è un po' più grande di quello che dovrebbe essere e oltre a tutto ciò sono fuori allenamento, cioè stare dietro a Zanzi che cammina da 5 anni non è esattamente facilissimo. Sicuramente lo andremo a ritrovare lungo il suo percorso, lui comunque camminerà ancora per 3 anni, quindi magari la prossima volta mi alleno meglio prima di raggiungerlo e mi preparo anche con l'attrezzatura specifica, precisa.
Lui comunque secondo me è alla stregua di un atleta olimpico e l'Italia e gli italiani non lo valorizzano abbastanza, quindi se potete supportatelo. Anche lui ha un canale YouTube ovviamente, si chiama Nazario Onesta, e l'unica cosa che possiamo fare è seguirlo e condividere i suoi contenuti. Spero di avervi fatto conoscere delle sfaccettature di lui che altrimenti non avreste conosciuto. E ah sì, mi ha detto di specificare che 40.000 km con 2 viti nel ginocchio è un po' esagerato come titolo, perché i primi 13.000 li ha fatti senza viti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo con i prossimi, che saranno molto probabilmente sulla camperizzazione. Ciao bellissimi!